Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. So che ho appena caricato un video riguardo all'imparare a cucire e il video di oggi dal titolo può sembrare quasi uguale. In realtà è perché mi sono resa conto che c'era ancora tantissimo altro da dire e ci sono dei consigli che mi piacerebbe dare a chi sta imparando a cucire. Nell'altro video che vi lascio qui sopra e sotto in descrizione vi avevo fatto una panoramica di quelli che secondo me sono i migliori metodi per imparare a cucire tra riviste, libri, blog, video YouTube e corsi. Nel video di oggi vorrei invece addentrarmi un po' di più sull'argomento e parlare di quello che è il percorso per imparare a cucire da autodidatta, che vi sarà utile soprattutto se deciderete tra i vari metodi di imparare appunto da soli, perché vi spiegherò nell'ordine cosa vi conviene imparare prima, cosa dopo, quindi la sequenza a mio parere più corretta, e se seguirete questi step sarà per voi più semplice, più lineare e anche più veloce imparare a realizzare degli abiti. Vedrete lungo il percorso dei risultati man mano che continuate e quindi sarà sicuramente più difficile che abbandonerete l'impresa a metà. E alla fine del video vi darò anche qualche consiglio in più, nato appunto dalla mia esperienza, che mi sarebbe piaciuto aver avuto prima di iniziare a cucire. Allora, se siete completamente privi di qualsiasi forma di conoscenza sul cucito, non avete mai toccato una macchina da cucire, mai attaccato un bottone, mai tagliato una stoffa, eccetera eccetera, quali sono le primissime cose che dovete fare per iniziare? Allora, partiamo dalle basi. Direi che la primissima cosa da fare per poter iniziare a cucire, dato che servono un po' di strumenti per poterlo fare, è procurarsi l'attrezzatura necessaria. Farò senz'altro un video a riguardo perché c'è molto da dire, però intanto magari vi anticipo che le cose fondamentali sono avere una macchina da cucire, perché onestamente a mano si cuce ben poco, o comunque progettini molto semplici, cose piccole, oggettini. Vi sconsiglierei di fare un intero abito cucito completamente a mano perché vi porterebbe via veramente tanto tempo. Vi servirà della carta da cartamodelli, perché che voi vi facciate un cartamodello o che ve ne compriate uno, se anche prendete le riviste Burda e dentro hanno i loro cartamodelli, comunque vi dovete ricopiare il cartamodello della vostra taglia su un foglio a parte e utilizzarlo per tagliare la vostra stoffa e cucire poi l'abito. Vi serve sicuramente una forbice da carta normale, che di solito chiunque ha in casa, e una forbice da tessuti. Se usate una forbice da carta sul tessuto probabilmente taglierà male e andate anche a rovinarla, quindi vi conviene fin da subito comprare una forbice per tessuti. Sicuramente vi conviene comprarvi anche degli spilli perché vi serviranno per esempio per attaccare la carta al tessuto quando dovete tagliare il tessuto, o prima di cucire due strati di tessuto assieme, magari prima gli mettete degli spilli perché è molto più semplice cucire in questo modo. E direi che ci siamo. Come attrezzatura base mi sento di consigliare queste, però comunque non voglio dilungarmi troppo su questo perché farò un video a riguardo che sarà super dettagliato. Una volta che avete i vostri strumenti di base, soprattutto una macchina da cucire, dovrete imparare come si infila la macchina da cucire perché è veramente il primo step per poterla usare. Dopodiché potete fare le vostre prime prove e imparare a fare le cuciture basiche, che sono la cucitura dritta, che è quella che si utilizza per fare qualsiasi tipo di cucitura, praticamente è quella principale, e la cucitura zigzag, direi, perché se non avete una tagliacuci è il modo migliore all'inizio per rifinire i margini di cucitura. E basta, direi che queste sono le due cuciture basiche che vi servono per cucire la stragrande maggioranza dei capi. Allora, il nostro obiettivo è quello di iniziare a cucire dei primi capi. Quindi, per poter fare questo, dopo aver imparato a fare le cuciture basiche, io vi consiglierei di imparare a fare orli e a bordare i capi. Quando dico bordare si intende come rifinire il girocollo, per esempio, come rifinire i giri manica, e quando parlo di orli invece si intende come rifinire il fondo di un capo e come rifinire per esempio i fondi manica. Questi comunque sono tutti i temi che affronterò in questa serie di video sulle basi del cucito. Ho creato una playlist nel mio canale che si chiama appunto Le basi del cucito e li caricherò tutti lì. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non vi perderete tutti questi nuovi video. Stavo dicendo che già con queste semplici conoscenze, quindi la cucitura dritta, la cucitura zigzag, come fare i bordi e come fare orli, potete già procurarvi i primi cartamodelli e iniziare a cucire. Potete realizzare per esempio questo, oppure questo, o anche questo qui.
Vi consiglio appunto di partire con progetti semplici, scegliete dei capi che abbiano poche tecniche da conoscere, quelle appunto che vi ho citato fino adesso. Dopo aver appreso le tecniche base e aver provato a realizzare i vostri primi capi semplici, dovreste via via ampliare un po' di più il vostro repertorio con tecniche un pochino più difficili. Per esempio, imparare a mettere un elastico o attaccare i vari tipi di zip, attaccare i bottoni, chiudere le pens, fare le arricciature, eccetera, eccetera, ce ne sono molte. Però imparare a fare tutte queste cose in più vi permette ovviamente di ampliare il numero di capi che potete poi andarvi a cucire. Per imparare tutte queste tecniche, un libro che mi sento molto di consigliare, proprio perché l'ho usato anch'io tanto all'inizio quando dovevo imparare, è il manuale di cucito Burda, che è questo qua. Se può interessarvi trovate un link sotto in descrizione al video. Trovo che sia un libro abbastanza semplice anche per un principiante perché contiene molti schemini e parte spiegando anche le cose più semplici, tipo appunto come fare gli orli ai capi e come bordare. Una cosa che vi consiglio di fare fin dall'inizio è studiare i vestiti che già possedete. Significa semplicemente apriteli e guardate al rovescio del tessuto all'interno come sono stati cuciti, come sono stati rifiniti nei vari punti. In questo modo, per esempio, potete già capire da soli quali sono i vari tipi di orlo, quali sono i vari modi in cui potete rifinire un giro collo, un giro manica, come può essere rifinita all'interno una cucitura. Per esempio potete avere una cucitura alla francese, oppure i margini di una cucitura possono semplicemente essere rifiniti con una tagliacuci, e questo è importantissimo perché quando siete voi dopo che dovete cucire un capo simile avete già visto i vostri come sono stati fatti e vi ricordate che magari quel girocollo può essere rifinito in quel modo lì e quindi vi sarà anche più semplice farlo poi. Sempre in quest'ottica di studiarvi i vostri capi, una cosa ancora più divertente che potreste fare è per esempio prendere dei capi vecchi vostri che non utilizzate più, o magari delle camicie di vostro padre che sono rotte da qualche parte e quindi sono inutilizzabili sia per lui sia per qualcun altro. Potete prendere questi capi e aprirli lungo le cuciture e utilizzare i pezzi di tessuto per creare qualcos'altro che vada bene alle vostre misure. Prendere dei capi vecchi, scucirli e farne un restyling, quindi ridargli una nuova vita, è eccellente per imparare anche voi a realizzare un capo che non è un capo completamente realizzato da zero, però comunque è un ottimo modo per imparare a rendere creativi i vostri progetti. E anche per fare questo, alle volte, essendo che il capo di partenza è già cucito, magari c'ha già i giri manica, c'ha già una bottonatura, ma voi volete solo magari farlo più corto, farlo più stretto, aggiungergli dei tagli, aggiungergli delle pens. Alle volte veramente per fare queste semplici modifiche e rendere un capo, diciamo, nuovo, basta ben poco, vi può bastare anche solo saper fare le famose cuciture di base che dicevamo prima. Quindi un po' a prescindere vi consiglio di fare questi esercizi perché appena avete un po' di dimestichezza con la macchina da cucire, con le cuciture base, provateci, tanto non avete niente da perdere. Se comunque quel capo non veniva utilizzato, era nell'armadio da tantissimi anni, tanto vale provare e voi sicuramente imparerete qualcosa e vi verrà fuori un capo più utilizzabile di quello di prima. Potrei fare qualche video a riguardo, tra l'altro, fatemi sapere se può interessarvi. Bene, andiamo avanti. Dopo aver provato queste prime cose dovete man mano integrare delle tecniche di cucito più difficili che vi permettono appunto di ampliare il repertorio di capi che potete cucire. L'ideale è arrivare ovviamente a riuscire a cucirvi i capi più difficili, che di solito sono quelli che dovete tenere per ultimi, sono i capispalla, quindi le giacche da quelle più eleganti, sartoriali, a più mini, cappotti, e assieme a questi sono diversi, ma comunque li metterei tra i capi più difficili. Ci sono i capi di lingerie, come per esempio i reggiseni, i corsetti. Sono molto difficili anche quelli, richiedono la conoscenza di varie tecniche perché vanno messe stecche, vanno messe magari delle chiusure particolari, vanno bordati in modi che di solito non si usano per bordare una camicia normale.
Quindi questi sono i capi che richiedono più conoscenze tecniche in assoluto, a mio parere, però l'obiettivo è comunque quello di arrivare a cucire, a provare a cucire anche uno di questi capi. E in contemporanea all'ampliare le vostre conoscenze di cucito, se finora magari avete utilizzato solo dei cartamodelli pronti, quelli che magari trovate nelle riviste tipo Burda, vi consiglierei di iniziare a modificare questi cartamodelli in modo da prendere anche un po' di dimestichezza appunto con tutto il mondo dei cartamodelli, che è enorme. Delle semplici modifiche con cui potete iniziare sono per esempio le lunghezze. Non lo so, cioè vi piace tanto una gonna però è troppo corta, ve la potete allungare e portarla al ginocchio. Oppure prendiamo l'esempio di un abito, c'è un abito che vi piace molto però è troppo aderente e vi piacerebbe di più se fosse magari un pelo più largo. Potete appunto provare a modificare il vostro cartamodello dandogli del volume sui fianchi. Altre modifiche che potete fare sono per esempio l'aggiunta di dettagli vari, come le tasche per esempio, che ce ne sono di vario tipo. Potete per esempio modificare un collo, oppure volete per esempio aggiungere dei tagli di design sul vostro capo, lo potete fare. Quindi per quanto riguarda i cartamodelli il mio consiglio è di partire modificando dei cartamodelli preesistenti, così intanto già vi allenate. Finché non ve la sentite di fare i vostri cartamodelli da zero, oltre a modificare i cartamodelli preesistenti, potete anche prendere dei vostri capi che avete già e che vi vestono bene e ricavare i cartamodelli da quelli. Si tratta in pratica di piazzare il vostro capo in piano sopra la carta da cartamodello e tracciare i contorni dei vari pezzi del capo in modo tale da appunto ricavare i cartamodelli. Se vi interessa ho fatto un video in cui utilizzo questa tecnica per fare un costume da bagno. Magari scrivetemi nei commenti qui sotto se vorreste vedere qualche altro video su come si usa questa tecnica per altri capi d'abbigliamento. Alla fine, dopo che avrete preso dimestichezza con l'alterare i cartamodelli altrui, potete iniziare a creare i vostri cartamodelli su misura e facendoli da zero. Potete partire realizzando i cartamodelli base dei vari capi di abbigliamento, quindi il cartamodello del pantalone base sulle vostre misure, il cartamodello della gonna sulle vostre misure, eccetera eccetera, i vari capi. Poi questi cartamodelli base vi serviranno appunto come base per realizzare qualsiasi altro pantalone modificato, qualsiasi altro top modificato, eccetera eccetera. Quindi una volta che voi avete realizzato quelli, sapete che vi vestono bene, sono della vostra misura, potete sentirvi liberi di partire da quelli, ve li copiate su un foglio a parte e da lì li modificate e create il design che volete. Questo è un po' il procedimento. Come probabilmente avrete già visto, ho caricato anch'io qualche video in cui spiego come realizzare dei cartamodelli base. Finora ho fatto il cartamodello del pantalone base, della gonna base e della gonna pantalone. Uno dei prossimi sarà sicuramente quello sul corpino e se ce ne sono altri che vi piacerebbe vedere scrivetemelo qui sotto nei commenti. Bene, arrivati a questo punto le basi del cucito e del cartamodello le avete. Quindi da qui in avanti potete, diciamo, specializzarvi in ciò che vi interessa di più o ciò che avete scoperto che vi piace durante il percorso. Per esempio, una cosa che non ho nominato finora è il drappeggio su manichino. Drappeggiare su manichino è molto bello, è diciamo un'alternativa al realizzare i cartamodelli in piano, solo che li realizzate in tridimensionale. Quindi piazzando la stoffa o la carta sul manichino vedete già come verrà fuori quel capo. Quindi a mio parere è molto più semplice, però anche lì serve imparare un attimo delle basi di drappeggio e come va piazzata la stoffa, le direzioni, come segnare i vari punti, eccetera. Oppure se per esempio nel vostro lavoro o hobby vi può arrivare a servire, potete imparare a fare lo sviluppo taglie. Io per esempio questo ancora non lo so fare, ma è uno degli obiettivi che mi sono posta per i prossimi mesi. Oppure se siete appassionati di ricamo, si apre un mondo anche su quello. È pieno di punti che potete imparare a fare ricamando a mano, ma ci sono anche delle macchine da cucire che sono interamente pensate per il ricamo automatico. Potete in alternativa specializzarvi in base alle tipologie di tessuto. Per esempio la pelle e la similpelle hanno tutto un modo loro di essere cucite, quindi se sono materiali che vi piacciono potete imparare anche quello. O i tessuti elastici. I tessuti elastici sono tutto un capitolo a sé perché anche quelli hanno delle tecniche specifiche per essere cuciti e anche delle tecniche diverse per realizzare i cartamodelli, perché appunto essendo che il tessuto non è fermo ma può strecciarsi,
e anche i cartamodelli vanno studiati tutti più piccoli. Infine potete scegliere per esempio di specializzarvi in categorie di capi, come per esempio la lingerie. Nomino questa perché appunto richiede un sacco di tecniche ben specifiche che vengono utilizzate solo per questa categoria di capi e non per tutti gli altri. Quindi se uno vuole specializzarsi su quello deve imparare delle ulteriori tecniche rispetto al cucito tradizionale. E questi erano i principali step per partire da zero e arrivare a riuscire a realizzare i propri capi di abbigliamento. Prima di concludere il video però vorrei darvi 2 grossi consigli che appunto avrei voluto avere io all'inizio, prima di iniziare, che mi avrebbero risparmiato abbastanza tempo e frustrazione. Il primissimo consiglio è di non scoraggiarvi al primo errore che fate. Per imparare il cucito ci vuole tanto tempo e tanta pazienza e ricordatevi che c'è sempre qualcosa da imparare e qualcosa che ancora non sapete. È praticamente impossibile sapere tutto in quest'ambito, ma a mio parere anche questo è il lato bello, che c'è sempre qualcosa che potete imparare. Non preoccupatevi se farete errori, ne farete tanti sicuramente. Aspettatevi di dover aggiustare vestiti, cartamodelli, tele di prova, è tutto assolutamente normale. Ma questo vi servirà ovviamente per migliorare. Più cose imparerete e più capi potrete realizzare e sempre più difficili, potenzialmente fino ad arrivare ad un punto in cui potrete realizzare qualsiasi cosa che vi passi per la testa. Sia chiaro che io ci devo ancora arrivare a quel punto. Secondo consiglio che mi sento di darvi è durante questo percorso, ogni volta che scegliete un nuovo progetto, cercate di realizzare un capo che richieda l'apprendimento di una nuova tecnica. Basta una cosa nuova da imparare ogni volta. Dovete fare in modo ad ogni nuovo progetto di provare a fare qualcosa di nuovo e fare errori, mettersi lì, capire come fare quella cosa, capire come risolvere gli errori. È solo così che il vostro repertorio di conoscenze sul cucito si amplierà. Leggere solo dai libri come fare questo, come fare quello non basta, perché se non lo mettete in pratica è molto più difficile imparare la tecnica e ve lo dimenticherete. E perché se non realizzate dei capi non vedrete mai dei risultati dal vostro impegno e quindi vi scoraggerete più facilmente. I primi capi che farete non vi verranno perfetti, è del tutto normale, però è comunque importante farli perché senza quelli non potete poi passare a realizzare progetti di grado superiore e più difficile. Bene, per il video di oggi è tutto. So benissimo che un video così non può essere esaustivo perché c'è molto da dire sull'argomento. Ci saranno altri video per aiutare chi di voi è alle primissime armi con il cucito e cercherò di approfondire i vari step che abbiamo visto oggi anche qui nel mio canale YouTube. Se avete delle domande o cose che vi piacerebbe imparare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, così da non perdervi tutti i futuri video di questa serie sulle basi del cucito. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!